Benvenuti a tutti, cari spettatori. Siamo qua con Marzia Boaglio, un artista che ha lasciato due sue opere ad Artcoin e che quindi fa parte del progetto. Ciao Marzia, è un piacere averti qua. Come va? Ciao, tutto bene? Grazie, è un piacere per me esserci. Saluto tutti. Perfetto. Allora, partiamo subito perché abbiamo molte cose interessanti di cui parlare e inizierei da farti raccontare comunque la tua storia e di cosa ti occupi, qual è il tuo mestiere. Io sono una story art designer. Questo termine unico l'ho coniato io perché è nato per caso questo mio lavoro e quando è nato mi sono resa conto che io fossi l'unica a farlo e per questo ho deciso di dargli questo nome. Io trasformo emozioni in opere d'arte che possono poi diventare elementi di arredo e di design. Questa è la mia particolarità e la mia unicità. Io arrivo dal mondo del graphic design, ho studiato all'OIED a Torino e poi ho avuto la fortuna di entrare nel Comitato Olimpico di Torino 2006. Proprio la creazione, il concept e il design del Look of the Games, ho potuto seguirlo dall'inizio come prima esperienza importante e anche comunque la contaminazione di altre etnie, altre nazioni che hanno partecipato come colleghi al comitato. E quindi poi l'applicazione di questo look a tutti i siti olimpici e dalla progettazione fino poi a seguirne l'allestimento fisico. Io sono stata responsabile del sito di Pinerolo, del curling, quindi è stata tosta, ma veramente una grande esperienza umana e professionale. Dopodiché ho lavorato un po' come grafica e è arrivato poi questa richiesta particolare di un mio ex collega che mi chiedeva di disegnargli delle porte di casa che avrebbe fatto intarsiare. Io non ero un artista, o meglio, non mi ritenevo un artista, ero una creativa, facevo i miei lavori e quindi è stato difficile riuscire In realtà non è stato così difficile, devo dire che una volta che ho seguito quello che era il filone del futurismo, che era quello che mi ha sempre appassionato, io sono sempre stata anche molto astratta già come grafica, è venuto tutto da sé. E arrivando proprio dal mondo della grafica, io avevo necessità di raccontare una storia, dovevo parlare del mio cliente, che in quel caso era appunto questo mio amico. E quindi ho raccontato la storia di questa coppia che andava a vivere nella nuova casa con l'opera Bacio. Avrebbero avuto una bambina e quindi ho creato l'opera Alba che rappresentava la nascita della bambina, sarebbero diventati quindi una famiglia, e ho creato l'opera Famiglia e infine il cammino è l'ultima opera che ho fatto che rappresentava il loro futuro, la loro futura vita insieme. Quindi quando ho creato questo la mia vita è cambiata professionale perché ho scoperto di aver fatto un qualcosa di unico, proprio perché avevo creato queste opere che erano diventate vive grazie alle essenze del legno, grazie all'intarsio, ed erano in una casa lì a raccontare ogni giorno questa storia. E quindi, insomma, ho iniziato un po' una ricerca introspettiva e ho capito che potevo fare questo, potevo creare diversi elementi, arredi, mobili, tavolini, di tutto, raccontando appunto le storie attraverso quelle che erano le mie opere. È una cosa veramente, veramente bella, soprattutto Eh, perché sei riuscita a unire due cose che nessuno, come dici te, ha mai unito, una storia e l'arte. Sì, magari in qualche opera vediamo, eh, però non è mai una sequenza. Te invece hai esatto. creato una sequenza di opere che raccontassero una storia e farlo tramite delle porte di una casa è un qualcosa di magico, Sì, permettimi di sì, dirtelo. perché sono Quindi dei portali già al tempo stesso. esatto, 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 esatto. Quindi è veramente un qualcosa di molto, molto particolare, speciale direi, perché è un qualcosa di unico e sono sicuro che i tuoi clienti rimangono veramente, veramente soddisfatti dei tuoi lavori, perché li ho visti, li ho guardati e ti faccio veramente i miei complimenti. Grazie. Passiamo oltre, dopo aver capito di cosa ti occupi, ti volevo chiedere come sei entrata in contatto con con la realtà di Artcoin.
E io ho conosciuto Arcoin tramite il mio financial advisor, lo studio Pi Greco Advisor, mi ha proposto appunto di entrare in questo mondo, e me l'ha raccontato e ci ha messo in connessione. Quindi io ho potuto entrare in un mondo a me sconosciuto e che ho trovato molto interessante e al tempo stesso Arcoin ha acquistato due mie opere e quindi io sono oggi all'interno di Arcoin. Molto bene, molto bene. Quindi è stata, diciamo, andare alla scoperta di qualcosa di nuovo anche per te, non solo per Arcoin. Assolutamente, assolutamente, sì, sì, perché io poi sono Perfetto. una persona molto, molto concreta e quindi il mondo dell'etere, delle criptovalute mi era sconosciuto, quindi Ok, ok, è stato ok. E beh, interessante. andare a curiosare su più argomenti è una cosa che personalmente faccio anch'io, ma è una cosa che ad oggi serve veramente tanto, quindi molto bene. Bene, ora direi parliamo delle due opere che ha acquistato Artcoin, che sono Luna e Gloria. Perché sono all'interno di Artcoin? Cioè, qual è stata la scelta di lasciare proprio queste due opere? Sì, la scelta è stata loro, nel senso che hanno apprezzato queste mie due opere, quindi hanno deciso di prenderle all'interno del loro portfolio. E, sono delle opere in alluminio che io ho dipinto a mano, fanno parte di una collezione e ovviamente ogni mia collezione racconta una storia, perché questa è la mia missione. E in particolare Allumia racconta la mia storia, quindi da un momento di chiusura alla scoperta di questo nuovo lavoro. Luna rappresenta i momenti di luci e ombre che ci sono in ogni percorso in cui la luna è l'unico faro. E poi si va verso la fine della storia che, grazie al sostegno della famiglia, proprio con l'opera Gloria, che rappresenta un riccio di mia sorella Gloria, il suo nome, e allo stesso tempo è anche un vortice di affetto, si va poi verso l'ultima opera che è 20, i 20 del futuro. E quindi ho voluto proprio dare questa identità a tutte queste opere e sono tutti pezzi unici perché sono dipinti da me e hanno anche la caratteristica particolare di poter stare in qualunque ambiente. Questo va un po' fuori anche dalle opere d'arte, che sia una tela o qualunque altro elemento, difficilmente può stare all'esterno piuttosto che in ambienti umidi, come può essere una spa. E quindi questa collezione è un po' particolare per questo, perché non ossida essendo alluminio, in più è verniciata e protetta, e quindi l'arte può entrare anche in ambienti dove le altre opere non possono entrare, ecco. Mamma mia, quindi sei andata anche oltre quella che è l'arte tradizionale e per fare un qualcosa che andasse bene ovunque. Esatto, sì, Ancora, io ancora amo complimenti. sperimentare sempre, cioè veramente sorprendere e sperimentare, penso che Molto sia bene. la... Bisogna sicuramente prendere ispirazione da una persona come te perché bisogna Sì. sperimentare nella vita. Sì. Benissimo. Bene, abbiamo capito che hai una visione un po' particolare di quella che è l'arte. Quindi vorrei chiederti, perché ho letto il tuo manifesto, di parlarci un po' della corrente, di cui fai parte, ovvero il metafuturismo. Sì, sono fondatrice, ispiratrice e fondatrice di questa corrente. Sì, è stato un ulteriore step, un po' come è stato lo story art design, no? È stata una nuova ricerca di una mia identità in realtà, che devo dire anche grazie a Arcoin se è nato questo manifesto perché lui mi ha presentato Mirko Gambaro, che è critico d'arte, e che quando mi ha visto e ha analizzato le mie opere ha riconosciuto una connessione col futurismo a livello estetico, ma cosa che sentivo già dentro di me un po' stonare, come dire, non seguivo quelli che erano gli ideali del futurismo del manifesto di Marinetti, che erano innanzitutto no alle donne, quindi io ero già proprio fuori per questo. Poi sì, alla guerra, distruzione del passato. Io vado a prendere le lavorazioni artigianali perché lavoro con gli intarsi, lavoro con gli artigiani, quindi per me il passato è assolutamente una ricchezza. Distruggiamo tutto, la cultura, i musei.
invece avevo necessità comunque di esprimere una mia identità rispetto a un'estetica che seguo, che comunque Ballad e Pero sono la mia ispirazione, ma gli ideali erano diversi e a me piaceva poter raccontare la mia idea del futuro, che alla fine credo che sia un po' l'idea di tutti, cioè la voglia un po' anche di ritrovarsi, di riscoprire l'arte, di riscoprire il nostro sapere, per quello che io difendo molto il Made in Italy nella mia professione. Sono un artista, ma sono anche molto una designer che protegge l'artigianato e lo vuole portare avanti perché è una nostra enorme ricchezza. E quindi in questo manifesto ho proprio voluto raccontare quello che era la voglia intanto di allontanarsi da questa ormai diffusione dell'intelligenza artificiale, che si intende che è la macchina che crea. Invece io e Mirko crediamo che sia l'uomo che debba creare, che debba sempre nascere da una mente umana e creativa, che sia una scultura o che sia un'opera d'arte, e rendere anche più vivi gli spazi d'arte, così come il mio showroom, che è diventato un ambiente in cui organizziamo eventi, momenti culturali, riuscire a riconnettersi proprio un po' tra di noi e con le nostre essenze, il nostro bello, il nostro sapere, la nostra cultura, ecco, fondamentalmente è questo. Il messaggio è chiaro, ovvero quello di sia unire passato e futuro, cioè ricordarci chi siamo per poi andare avanti nella maniera migliore, perché, come hai detto te, bisogna difendere quelli che sono i nostri valori, quello da cui arriviamo. L'artigianato è sempre stato uno dei primi valori nel Made in Italy. Di conseguenza, sì, bisogna continuamente ricordarsi, ma continuamente innovare, ed è quello che stai facendo tu, quindi ancora complimenti, perché? Perché Grazie. stiamo guardando al futuro, ricordandoci il passato e continuando a, come dire, rafforzare i nostri valori. E questo ti fa veramente onore. Ehm, Grazie. ora ti vorrei chiedere, qual è la tua fonte di ispirazione? Allora, la mia fonte di ispirazione sono i clienti in realtà, perché io sono una persona molto empatica che ha sempre avuto una grande capacità di ascolto e di osservazione. Quindi quando ho di fronte una persona riesco a cogliere di lei molto più di quello che mi dice, da come si pone, da come si muove, da come si veste, dall'ambiente in cui vive. E come detto appunto all'inizio, la mia prima criticità quando mi hanno chiesto di realizzare queste opere per queste porte è stato proprio quello di dover esprimere un qualcosa che arrivasse dal cliente. Quindi io racconto di me nelle mie opere perché la mia essenza c'è alla fine, lo stato d'animo in cui sono esce. Però per me il focus è proprio il cliente, quindi dai suoi racconti, da quello che lui vorrebbe, quello che si immagina, a me arrivano poi le ispirazioni. Oltre che allenarmi quotidianamente nel vedere cose belle, nel vedere, chiaro che io tendo più a ricercare cose più simili a me, quindi forme più contemporanee, non solo futurismo, ma anche cubismo, o anche comunque artisti di oggi. Insomma, l'ispirazione è continua e la faccio proprio attraverso la vista, anche perché sono una visiva, mi ricordo molto bene le cose, quindi mi nutro, ecco, di bellezza. Questo, diciamo, quello che faccio, il mio metodo, diciamo così. Capito? Penso sia una cosa che ti fa stare anche bene con te stessa, non solo che ti crea ispirazione, ma che ti renda possibile lo stare bene con se stessi. Esatto. Bene, 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 bene. Poi continuare a ispirarsi anche attraverso le altre persone è una cosa che a mio parere stiamo un po' perdendo. Stiamo un po' perdendo di vista l'altra persona proprio per tutto quello che abbiamo vissuto negli ultimi 2 o 3 anni, per le tecnologie che stanno arrivando, abbiamo un po' vissuto il contatto, cioè abbiamo un po' perso il contatto con le altre persone e mi piace che hai detto che invece sei una persona che osserva molto quello che sono le altre persone per poi creare un qualcosa che sia tuo, ma che sia adatto poi a quella persona. È molto Esatto, interessante esatto. queste cose. Sì. Infatti è proprio nel manifesto che la persona è al centro, l'essere.
che qualunque essere sia è al centro, quindi senza neanche distinzioni di genere, di nessun tipo. L'ascolto proprio dell'essenza di quello che si è, e assolutamente probabilmente il successo che ha e che avrà questo manifesto, perché ci sono già stati degli interessi nel volerlo sottoscrivere proprio dopo il Covid, la chiusura che noi abbiamo avuto, e proprio la voglia anche di riconnettersi con la vita, con le persone, come dici tu. Sì, 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 sì. È importantissimo oggi riconnettersi più che mai e, come dicevamo prima, ritrovare dei valori che abbiamo perso del passato. Eh, Esatto. Poi ricordo ovviamente a tutti gli spettatori che in descrizione troveranno il link per il sito di Marzia, dove troveranno anche in prima pagina il manifesto. Andatelo a leggere perché è qualcosa che fa veramente venire i brividi quanto si sono impegnati comunque a scrivere qualcosa che andasse a toccarti l'anima, non solo un qualcosa che leggi e dici, ah sì, vabbè, non lo è un qualcosa che cerca di mandare un messaggio di speranza, un messaggio di pace, come dite voi all'interno, un messaggio di bellezza. E ritrovare quella che è l'arte, ritrovare quello che è il contatto con le altre persone. E mi è piaciuto veramente tanto, quindi consiglio a tutti di andarlo a vedere. Per concludere, vorrei chiedersi un consiglio sia magari a un artista emergente che sta incominciando solo adesso a fare arte, sia alle persone ad oggi. Qual è il consiglio che daresti te? È un consiglio che apparentemente potrebbe sembrare banale, nel senso è credere in se stessi. Ognuno di noi ha la propria unicità, no? E tante volte si dice devi trovare la tua unicità per poter uscire fuori, per farti notare. E noi nasciamo già con le nostre caratteristiche, con la nostra unicità, no? Io sono sempre stata una persona empatica e non avrei mai pensato che sarebbe stato poi il mio lavoro. Così non avrei mai pensato di scrivere un manifesto, non pensavo che avrei potuto dare un contributo così all'arte, e anche arrivare il mio percorso è stato lungo per poter arrivare al definire la creatività come mia strada. Ho fatto di tutto, ho fatto l'operatore turistico, ho fatto l'informatica, perché stavo cercando la mia strada. Quando poi sono arrivata allo IED e ho potuto lavorare sulla creatività, sul proprio creare, ho trovato veramente la mia via. E non è facile perché i percorsi